Lunedì mattina ci siamo svegliati qui nel Seno delle Grazie. Una carrellata su questo posto, questo borgo in prossimità di Porto Venere. Questo è gradevole, grazioso, tranquillissimo. Qui all'ancora gratuito, cosa altrettanto importante, e possiamo stare qua, diciamo, in attesa degli eventi dei prossimi giorni. Ecco Mauretto e Ronic in mezzo alla Baia delle Grazie. Siamo molto vicini alla spiaggia. Scendiamo a terra, Mauro. Vai. Vado. Una gassa di sicurezza e un parlato attorno alla bitta. Ecco qua il borghetto delle Grazie con i suoi pontili, o meglio gli ormeggi che arrivano direttamente in paese. Poi stasera, se è aperto, ci facciamo un aperitivino qui, che non è male. È stato investito qualche anno fa da una macchina e allora c'ha problemi alle gambine di dietro. Si vede che col cambiamento di tempo dà dolore e allora si ferma. Certo. Incontri, Chiacchiere da banchina. chiacchiere da banchina in quel di Grazie. Martedì al sabato 8:30, 18:30. Quindi domani Come si suol dire, me ne batto belinte scheggi. gli scheggi. Siamo tornati in Liguria. Oh, wow. Oh, che piccolo questo barchino. Sono un po' pieni di, guarda, sono un po' Poca di pieni, mucillagine. più che velocillagine, c'è Cosa proprio sì? vegetazione, perché quest'acqua, avendo le coltivazioni di cozze, è molto ricca di proteine, cioè che sviluppa la vegetazione. Guardate, difatti, se le barche stanno ferme per tanto tempo, Cresce di tutto. cresce di tutto. Queste sono nasse per... Queste cosa? sono nasse, dovrebbero essere per le Aragoste. aragoste. Quelle, perché nella parte ad imbuto, che è aperta da una parte solo, l'aragosta entra non riesce più a uscire. e poi non riesce più a uscire. Io ho tenuto qua la mia barca, il mio vecchio Elan 33, l'ho tenuto per un inverno praticamente, e praticamente dopo 6 mesi avevo delle cozze lunghe così attaccate su, nonostante una domenica sì, una domenica no, venissi e la facessi girare la barca. Siamo esattamente la prima barca qui davanti. Oggi, dopo la piovuta che ha fatto tutta la mattinata, si è finalmente rasserenato il cielo, in attesa che torni come previsto un bel ventone. Avendo qui il cantiere Valdettaro qua vicino, per le manutenzioni delle barche d'epoca, ci sono ovviamente tante barche in legno. Sì. Queste, Un po' da queste sistemare, sono, ma sono belle. tutte magari, il legno ha bisogno di manutenzioni continue, mentre il Meltemi è in acciaio, ferro, acciaio, si vede che sta un Sì. po' arrugginendo. Mhm. Half Moon, mezzaluna, Freya, che bella. Bella questa. La Roma. La Bettina che sta prendendo un aperitivo. Con il rompipalle di Mauretto, che come al solito si lamenta sempre. È professione, bisogna fare un po' il rompipalle.
Oggi sei proprio antipatico, lo sai amore? Lo sapete che è antipatico oggi? Molto. Il resto archeologico conserva i resti di un frantoio oleario di epoca romana, il più antico della Liguria, ancora oggi immerso nel verde di un uliveto. Sono visibili inoltre le strutture di una lussuosa villa in antico affacciata sul mare, dotata di preziosi pavimenti, terme private e una cisterna per la raccolta dell'acqua. C'è sto vicoletto, quello che il Montale aveva definito i muretti con i cocci di bottiglia. Non ci sono più i cocci di bottiglia, ma le crese sono praticamente queste, in ossi di seppia, no? Se non sbaglio. No, non l'abbiamo raccolto, però siccome la manutenzione non è continuativa, in effetti alcuni alberi sono più forniti, altri meno. Allora, questa sarà una parte residenziale della villa con questi mosaici che erano di abbellimento della parte, diciamo, dove il proprietario della villa risiedeva e aveva le sue attività sia commerciali che di vita familiare. Si presume che il mare potesse arrivare qua, questa era considerata una diga di protezione. Il mare era molto importante perché la produzione olearia che veniva fatta nel frantoio poteva essere distribuita da un punto di vista commerciale. Considerando la vetustà di quando sono stati costruiti questi mosaici, bisogna dire che era un lavoro veramente notevole, di altissimo livello e con i mezzi dell'epoca. Queste sono delle piastrelline, Mosaici molto fini di marmo che proviene dalla cave che oggi definiamo le cave di Carrara. In realtà in epoca romana erano definite le cave lunensi della parte di Luni. Anche questi sono dei mosaici meravigliosi, veramente stupendi. Se pensiamo alla vita che conducevano all'epoca, comunque sapevano vivere. Il popolo romano è stato sicuramente nelle popolazioni antiche uno dei popoli che ha maggiormente saputo cogliere anche le gioie della vita, la qualità della vita. La capacità che avevano di vivere l'acqua. sì. Loro avevano già le saune e utilizzavano l'acqua, questo l'abbiamo riscontrato ormai dappertutto. Avevano le saune, avevano la possibilità di poter godere della bellezza dell'acqua ovunque nelle loro ville, e questa non era una priorità soltanto dei ricchi, ma anche la popolazione, che chiamiamola manovalanza, poteva usufruire di questi benefici, diciamo, di questo tipo di benessere. Magari anche alla fine del lavoro, quando si dovevano detergere dalla sporcizia e dal sudore, potevano venire qua. Queste erano delle vasche, e qui c'erano delle altre vasche che venivano riscaldate, dove veniva fatta la sauna, venivano riscaldate con delle fornaci. E questo pare fosse il frigidario, la zona dove l'acqua non veniva riscaldata ma serviva come versamento finale per raffreddare le temperature corporee. Ci spostiamo nella zona che pare fosse destinata all'oleificio. Ora Mauro ci spiega come funzionava. La parte del frantoio. Qui
c'era il frantoio principale dove venivano separate la polpa dai noccioli delle olive. Questo frantoio veniva mosso dagli animali, il tutto veniva raffinato qua e con delle macine, qui abbiamo ancora una molto interessante, con delle macine veniva poi frantumato ancora meglio la polpa e incanalata verso le vasche di decantazione che sono qua sotto. Quello che rimane, qua ce n'è una ancora in terracotta, qua ancora in terracotta. Una volta decantato l'olio veniva stilato nelle anfore e, se nel caso, commercializzato. Molto interessanti, è rimasta ancora negli anni questi mattoncini a spina di pesce di terracotta. Questa è terracotta che avrà un 2000 anni circa, quindi questo. Ci dirigiamo nella parte che sarà destinata al museo. Al momento in questa casa rosa, al momento è ancora tutto chiuso e si trova proprio di fianco alla villa romana. Questa è tutta la villa romana con la cisterna che si trova là, adesso in quell'edificio, e qui invece abbiamo appena passato il frantoio. tutta la zona produttiva dell'azienda agricola, quella che potevamo definire un'azienda agricola, ecco, in un certo senso. Villa con azienda agricola. Questa è la cisterna romana dove veniva immagazzinata l'acqua, in parte piovana, in parte sorgiva. Ci sono delle sorgenti qua intorno sulle colline, che veniva immagazzinata qua in posizione rialzata rispetto sia alla villa che al frantoio, in maniera tale che per caduta poteva essere utilizzata l'acqua sia per uso familiare che per uso lavorativo. Qui, come diceva bene la guida, hanno mantenuto questi archi dove si vedono molto bene i laterizi e la malta idraulica che veniva utilizzata ancora a suo tempo dai romani, che permetteva di evitare le formazioni di umidità, visto che questa cisterna era completamente piena d'acqua. Il camminamento è fatto su questi lastroni di vetro colore azzurro che rendono l'idea dell'acqua presente sul fondo di questa cisterna. Temporaneamente all'interno della cisterna c'è un'esposizione di quadri di artisti contemporanei che richiamano appunto la vita di allora in epoca romana. Allora ripartiamo con la nostra camminata. Siamo sopra il borgo di Le Grazie. Vai, proseguiamo. Un'immagine del Varignano, della villa romana, e qua dietro questo palo della luce anche del Golfo delle Grazie. Questo è il passaggio tra Porto Venere e la Palmaria. Qua dietro la casa c'è Porto Venere. Adesso abbiamo poco da fare, ma domani magari, se siamo sempre qua, vediamo di fare una camminata lungo i sentieri, come dice la Bettina. Questa è la chiesetta di Sant'Antonio Abate. Vede la diga di contenimento del golfo posta a metà, che serve a riparare le coltivazioni di cozze che ci sono alla sua sinistra, dove contro la diga arriva l'onda di questo
e questo vento mare che porta. E qui siamo ancora in un posto abbastanza tranquillo, sta picchiando forte, zona di Viareggio. Comunque vediamo adesso nei prossimi giorni. Oggi e domani dovrebbe picchiare forte, poi ci si augura che molli un po'. C'è anche la nostra barchetta che si vede lì al centro. Adesso proseguiamo per le Grazie.